Se state guardando questo video, mi sa che perché fare la pizza in casa come in pizzeria è da sempre il vostro sogno, giusto? Così come è un sogno quello di possedere un forno che possa arrivare fino a 500 gradi per riuscire nell'impresa di fare in casa una pizza napoletana perfetta. Da qualche anno questo sogno è realizzabile grazie a tantissime aziende che hanno messo in vendita forni casalinghi a gas o elettrici di qualità impressionante. E molti di voi li posseggono pure. Questi forni sono tutti fantastici, ma hanno un limite rispetto a quelli delle pizzerie, su tutte le dimensioni ridotte del piano cottura, dando quindi qualche grattacapo in situazioni in cui dobbiamo ad esempio cuocere una pizza molto grande e girarla senza difficoltà, questo anche in forni magari da 16 pollici, ma soprattutto l'impossibilità di cuocere più di una pizza allo stesso tempo. E sapete quante volte ho sognato di sfornare 2 pizze alla volta, di sbrigarmi nella metà del tempo per riuscire finalmente a mangiare la mia tanto meritata pizza, perché lo sapete, il pizzaiolo è sempre l'ultimo a mangiare e questo significa che l'impasto va oltre, che si strappa quando lo stendiamo oppure che si buca quando lo inforniamo. Un disastro. In questo video vi voglio mostrare un forno che di spazio ne ha davvero tanto, ma che come forni monopizza è ottimizzato per andare in temperatura in tempi brevissimi e mantenerla perfettamente tra una pizza e l'altra. E sì, perché sto parlando del forno Emozione di Pizza Party. Ciao amanti della pizza, io sono Gigio e benvenuti nel mio nuovo video. Per chi non la conoscesse ancora, Pizza Party è un'azienda che da tantissimi anni progetta e vende forni per pizza sia a legna che a gas per un uso casalingo o per piccole attività. Hanno prodotto e venduto tanti forni diversi nel corso della loro storia e quelli più famosi sono stati sicuramente il Pizzone, che è quello grandissimo, il Passione, sempre grande ma a gas, e ovviamente l'Ardore, che avete poi imparato a conoscere soprattutto nei miei primi video, che è sempre a gas e che insieme al Rockbox possiamo ritenere tranquillamente il papà di tutti i forni monopizza mai prodotti. Dopo la lunghissima esperienza maturata con tutti questi prodotti, Pizza Party ha deciso di progettare una sorta di ibrido tra un Passione ed un Ardore che sfruttasse i loro punti di forza e che non avesse punti di debolezza, ed è così che è nato il forno Emozione, cioè il loro primo forno a 2 pizze. Scopriamolo insieme. Il forno è arrivato in una scatola molto grande che però purtroppo non ho fatto in tempo a fotografare e a riprendere a causa di un'acquazione che lo ha praticamente distrutto, e che conteneva il biscotto della fornace saputo, cioè la pietra da montare sulla platea, il tubo del gas, l'innesto rapido, un regolatore per bombole GPL, le gambe su cui poggiare il forno e ovviamente il forno. Visto che ho uno zio MacGyver che monta di tutto, gli ho chiesto se potesse creare un carrello su misura per il forno. Detto fatto. E per questo motivo ho deciso di non montare le gambe e di poggiare il forno direttamente sui lati del carrello, che ho usato come una sorta di binario. E a proposito di misure, voglio darvi un po' di numeri. Il forno misura esternamente 76 cm di larghezza per 55 di profondità e 38 di altezza senza le gambe, mentre invece con le gambe l'altezza sale a 53 cm. La bocca misura la bellezza di 58 cm di lunghezza per 17,5 di altezza. Il piano cottura, la parte che poi ci interessa maggiormente, misura un generosissimo 40 cm per 70 per una superficie totale di 0,28 metri quadrati. Questo significa che può contenere 2 pizze dal diametro di circa 35 cm, quindi niente male come dimensioni. Il piano cottura tipo biscotto è di 3 cm di spessore e la temperatura massima del forno è di circa 550 gradi grazie al suo bruciatore laterale montato a sinistra. Funziona a gas, può essere alimentato anche col GPL, col propano e col butano, ma non con il metano. Questo è molto importante nel caso in cui ad esempio vogliate mettere il forno su una terrazza e magari sfruttare il gas di città. Non è possibile. Come sistema di sicurezza presenta una termocoppia che ormai è uno standard di sicurezza assodato per ogni forno Pizza Party, per pizze cotte in totale tranquillità. Il tutto per un peso di 32,7 kg, che è un grande risultato considerate le dimensioni. Pensate che ad esempio un forno Rockbox portatile monopizza che cuoce pizze da 30 cm arriva a pesare poco più di 20 kg, quindi direi un gran bel lavoro da parte di Pizza Party. Se non avete la possibilità di farvi un carrello, potete dare un'occhiata a quello in vendita sul sito Pizza Party Shop, magari cliccate il link in descrizione, oppure grazie alle gambe potete semplicemente poggiarlo su un piano stabile e solido. Così, una volta poggiato il forno sul carrello, ho provveduto a metterlo nelle condizioni di funzionare. Come prima cosa ho eliminato la pellicola protettiva e non dimenticate di farlo, altrimenti si scioglierà come una sottiletta al primo utilizzo del forno. C'è poi un'operazione delicata da fare e riguarda il biscotto. Per infilarlo ho utilizzato la stessa tecnica che avevo sperimentato con il forno Ardore. Ho infilato le 2 pietre e le ho poggiate in questo modo, facendo tanta attenzione perché sono fragili, e molto lentamente le ho spinte dall'alto verso il basso. In questo modo sono scivolate e sono andate a riempire la platea. Ho poi collegato il tubo all'apposito attacco
pacco e poi alla bombola, e mi raccomando assicuratevi che l'innesto rapido faccia un click, e solo in questo caso significa che è ben collegato. Prima di accenderlo è importante pulire il biscotto con un panno leggermente umido per togliere i residui di lavorazione, altrimenti le prime pizze risulteranno un po' rossicce a causa della sua polvere. E ora la prima accensione, che però ho usato per fare il rodaggio del biscotto. Vi ricordo infatti che è importantissimo fare un rodaggio lento perché il biscotto va asciugato, dato che può ancora conservare un po' di umidità dovuta alla lavorazione, evitando così uno shock termico che potrebbe danneggiarlo fino a spaccarlo. Quindi se ci tenete all'integrità del biscotto, fate tutto per gradi e non andate di fretta. Quindi si parte con una fiamma molto piccola per far poi salire lentamente la temperatura. Quando il forno dopo circa una ventina di minuti ha superato i 200 gradi, si può alzare ancora un altro po'. Dopo altri 20 minuti, quando è intorno ai 380 gradi, si può alzare ancora un altro poco, sempre con lo scopo di arrivare poi al massimo per gradi, tendenzialmente in poco più di un'ora. Questa operazione però va fatta soltanto la prima volta che il forno viene utilizzato. Infatti dalla seconda volta in poi potete già metterlo al massimo in fase di preriscaldamento. Visto che vi starete chiedendo quanto tempo impiega ad andare in temperatura e se il fatto di essere grande incide sulle temperature, la risposta secca è no. Premetto che ho girato il video in agosto in Calabria con più di 40 gradi centigradi di partenza. Il forno ha impiegato intorno ai 20-25 minuti per arrivare alla temperatura di 480 gradi. Immagino che in inverno con temperature più rigide impiegherà qualche minuto in più, ma questo succede a tutti i forni monopizza. E devo dire che questa cosa mi ha davvero stupito, in quanto mi sarei aspettato dei tempi di preriscaldamento nettamente superiori a quelli di un forno monopizza, date le sue grandi dimensioni. Volevo poi spendere due parole sul bruciatore laterale. Immagino che qualcuno si starà chiedendo se è di intralcio alle pizze. Data la dimensione del forno e il suo sviluppo in larghezza, il bruciatore laterale sembra essere la scelta più logica per occupare meno spazio. Inoltre, trovandosi a qualche centimetro dalla platea, permette, volendo, anche di giostrare le pizze più grandi infilandole sotto, ma senza per questo bruciarle. Il bruciatore posto di lato non ha un impatto diverso sulla cottura delle pizze, anzi dopo vi mostrerò come una pizza cotta addirittura nel lato di destra del forno possa bruciarsi se non gestita correttamente nelle tempistiche, che è forse un po' la nota dolente per chi inizia a gestire due pizze contemporaneamente. E sì, perché se fino ad ora abbiamo imparato a cuocere bene le pizze nei forni monopizza, è arrivata l'ora di provare il livello successivo per i pizzaioli casalinghi, cioè cuocere due pizze contemporaneamente. Siete pronti a fare questo salto? Per rassicurarvi devo dire che le mie prime volte non sono state delle migliori, e anche le seconde e le terze, per dirla tutta. Infatti ho alternato pizze discrete a pizze diciamo meno riuscite, ma devo anche dire complice i 40 gradi e più che non sono stati d'aiuto nella gestione della lievitazione e della maturazione, e questo ha sicuramente influenzato le pizzate che ho fatto per registrare il video. Ovviamente a telecamere spente, come nella migliore tradizione della legge di Murphy, le pizze sono venute come da manuale. E vabbè. Le pizze cuociono tra i 60 e i 90 secondi e tra le due ce ne sarà sempre una che avrà bisogno di qualche secondo in più di cottura perché infornata successivamente alla prima. Una volta tolta quella più cotta, non dovrete far altro che portare la seconda più verso il centro del forno e girarla fino a quando non è completamente cotta, cosa che però non andrebbe mai fatta in un forno da 4 o 6 pizze, in quanto spostare la pizza in un'area della platea inutilizzata rischia di far bruciare il fondo, in quanto in quella zona la pietra è alla massima temperatura. Ma come vi dicevo, nel nostro caso, essendo un forno da 2 pizze e avendo già cotto la prima in quell'area, potremo spostare la seconda senza problemi. Per quanto poi riguarda il recupero della temperatura tra una pizza e l'altra, il forno rientra nelle tempistiche dei monopizza. Non ho notato alcuna differenza e questo secondo me è un grandissimo punto di forza. Una volta presa la mano sono riuscito poi a gestire una serata con ben 24 pizze e tanti ospiti in giro che mangiavano a sbafo e che però hanno richiesto espressamente pizze più croccanti che ho dovuto cuocere a temperatura più bassa per simulare la tipologia di pizza che generalmente si mangia in quella zona della Calabria. Ora, a parte l'iniziale difficoltà nel gestire 2 pizze contemporaneamente, che migliora però con l'aumentare dell'esperienza e della pratica, ho trovato il forno molto interessante soprattutto nella gestione di pizze singole ma molto grandi. Dato che poi i tempi di preriscaldamento e cottura sono uguali a quelli di un forno ardore, ad esempio, avere un forno largo il doppio dà molta più libertà, spendendo lo stesso in termini di consumi, e di questi tempi è una cosa che non può che far piacere. Ad esempio, ho provato a cuocere dei panozzi e invece di cuocerne 2 contemporaneamente come avrei fatto con un qualunque forno monopizza, sono riuscito a cuocerne ben 6 contemporaneamente. Poi immagino che con magari una pala specificamente progettata per il forno, magari più larga che lunga, pizza party se ci sei, batti un colpo, sarebbe addirittura possibile riuscire a fare delle pizze tipo a metro oppure delle pizze alla pala
pala, ma molto più grandi di quelle normali. Insomma, questo è un forno che si presta a fare di tutto e di più grazie alle sue generosissime dimensioni. In definitiva, se siete alla ricerca di un forno e sfornate pizze per famiglie numerose o magari per gruppi di amici che settimanalmente vi vengono a trovare col solo scopo di provare le vostre pizze, insomma di scroccare, valutate il forno Emozione, soprattutto considerato il prezzo di lancio di 650 euro, che è molto inferiore rispetto a quello pieno. Cliccate pure il link in descrizione per avere maggiori informazioni e dettagli, oppure addirittura per prenotarlo. Grazie se siete arrivati fino a questo punto, ciao e alla prossima!